e benvenuti ad una nuova lezione di italiano. Ora che conosciamo già bene il verbo essere e il verbo avere, voglio proseguire e spiegarvi altre cose importanti. In primo luogo, come esprimere l'età e l'uso di c'è e ci sono. Cominciamo dall'età. Se in inglese esprimiamo l'età sempre con il verbo essere, in italiano non possiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo usare sempre il verbo avere. Vediamo insieme. Se io ho questa frase in inglese, I am 20, in italiano non potrò dire io sono 20 anni, ma devo sempre usare, come ho detto prima, il verbo avere. Quindi dirò io ho 20 anni. Quindi diciamo che, per ricordarvi, in italiano noi non siamo vecchi, ma noi abbiamo l'età. Ok? Facciamo una prova. Se io volessi chiedere ad ognuno di voi quanti anni hai, voi potete rispondere con io ho, ovviamente il numero, quindi l'età che voi avete, 10, 20, 30, 40 e così via, anni. È chiaro? Potete, ovviamente come sapete già, anche dire direttamente ho 20, 30, 40 anni, senza bisogno di aggiungere necessariamente il pronome personale soggetto. Se invece ora volessi chiedervi quanti anni ha lei, e con questo lei ovviamente intendo tua sorella, la tua amica, dovete semplicemente cambiare il verbo, o meglio, non il verbo, perché il verbo che dovete usare rimarrà sempre il verbo avere, ma la voce del verbo. Quindi lei ha, ecco, dovete accordare il verbo, la voce verbale meglio, al soggetto e dire il numero dell'età della vostra amica oppure di vostra sorella. Per esempio potreste rispondere lei ha 20 anni, lei ha 50 anni e così via. Quindi ricordate sempre di mettere la voce verbale giusta con il soggetto giusto. Facciamo alcuni esempi, così capirete un po' meglio. Io ho 10 anni, tu hai 20 anni, lui ha 30 anni, lei ha 40 anni, noi abbiamo 50 anni, voi avete 60 anni e loro hanno 70 anni. È tutto chiaro? Passiamo ora all'altro argomento che è anche abbastanza importante, e cioè il c'è e ci sono. C'è e ci sono molto semplici da usare perché traducono l'inglese there is and there are e si usano esattamente come loro. Quindi il c'è si usa sempre davanti alle parole singolari, invece il ci sono si usa sempre davanti alle parole plurali. Vediamo meglio qualche esempio. C'è la nonna. Al plurale diremo ci sono le nonne. Se io volessi chiedere, quindi fare una domanda, dirò c'è la nonna al singolare e al plurale ci sono le nonne. Quindi come abbiamo già visto in precedenza, quando dobbiamo fare la domanda, la struttura resta sempre la stessa della frase affermativa, cambiamo l'intonazione ed aggiungiamo il punto interrogativo alla fine della frase.
Ora, stessa identica cosa nel momento in cui vogliamo formare la negazione. In questo caso con c'è e ci sono basta semplicemente aggiungere la negazione, quindi il famoso non che già conosciamo, davanti a c'è e davanti a ci sono. Per esempio, non c'è la nonna oppure non ci sono le nonne. Ora proviamo ad usare insieme questi c'è e ci sono nella descrizione di una casa, così cominceremo anche a imparare un po' di vocaboli nuovi. Se volessi descrivere questa casa, io dirò: in questa casa ci sono, vi ricordate i numeri? 1, 2, 3, 4 stanze. In particolare dirò: c'è un salotto, c'è una cucina, c'è una sola camera da letto, c'è un bagno. Non c'è il garage, ma c'è un grande terrazzo. Ora, se cambiamo immagine, vorrei provare con voi a descrivere in modo più dettagliato una stanza specifica. In questo caso proviamo a descrivere la camera da letto. In questa camera da letto c'è un grande letto. Ai lati ci sono 2 comodini con sopra 2 lampade. Sul letto ci sono alcuni cuscini e sulla parete c'è una finestra. Ora, come esercizio, provate a descrivere la vostra casa e, se volete, anche una stanza in particolare.